Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andiamo a vedere come sarà il vostro 2024 in base alla numerologia. Allora, ci tengo a precisare che io non sono numerologa e le informazioni che vi sto dando in realtà le ho cercate per me. Quindi sono informazioni che ho cercato per una mia motivazione personale, però poi alla fine ne erano talmente tante che ho deciso di fare un video e di condividere queste informazioni con voi. Allora, ogni numero ha in sé una vibrazione intrinseca, è come se esprimesse un certo tipo di movimento energetico. Se noi facciamo la somma del 2024, quindi 2 più 2 più 4, il numero che ne risulta è 8. Quindi diciamo che l'anno in generale ha un'influenza numero 8 e in questo caso il numero 8 è un numero che richiama il successo, il potere, il riconoscimento, è la presa di potere personale, il potere di manifestazione, è l'ambizione, quello che ci spinge. Ed è anche un anno però di tipo karmico, perché se voi pensate al numero 8, se lo giriamo nell'altro senso, è il simbolo dell'infinito. Quindi ci saranno anche varie prove da superare, sia a livello della società, sia a livello personale. È un anno dove si lavora duro, dove non c'è riposo, c'è tanto da fare, il movimento energetico è veloce, ma è anche l'anno della raccolta, cioè si raccoglie quello che si semina. Vi ricordo che è un anno karmico, quindi ci sono grandi compensazioni di tipo spirituale e materiale per chi ha già fatto un lavoro, però ci sono anche delle prove da superare perché appunto bisogna rielaborare un pochettino il karma, ok? Sarà comunque un anno di trasformazione e di evoluzione. Allora, l'anno in corso è un numero 8, però in base alla propria data di nascita voi scoprite qual è il vostro numero annuale per il 2024. Allora, si fa un semplice calcolo. Ho preparato la lavagna. Supponiamo che la persona sia nata il 30 giugno del 1980, ok? Allora, facendo la somma di tutte questi numeri, ok, si ottiene il numero 30, che riducendo a una cifra sola diventa un 3. Quindi questo è il numero personale, ok? Il numero dell'anno si fa sommando il giorno, il mese e l'anno in corso. Quindi qui sarà 2024. Ok? Quindi in questo modo voi troverete la vibrazione del 2024 per voi. D'accordo? Allora, la somma di tutte queste cifre è dunque 9 e 8, 17, che si trasformano e diventano un numero 8. Quindi per questa persona l'anno 2024 sarà un numero 8, quindi sarà un po' quello che vi ho detto fino ad adesso, quello che vi ho detto prima, insomma. Ok, adesso vi ho detto come calcolare il vostro numero. Se per caso dovessero esserci numeri come l'11, il 22, cioè il risultato di tutto questo, allora questo qui è quello personale e questo qui è quello dell'anno, ok? Allora, se ci fossero un numero come 11, 22, 33 o 44 nella somma, semplicemente si sommano. Quindi questo sarà un 2, questo sarà un 4, questo sarà un 6 e questo sarà un 8. Ok? Se invece la somma
di questi numeri è un 12, un 13, un 15 o un 16, quindi la cui somma sarà 3, 4, 6 e 7. Questi numeri sono sì da ridurre sempre a una cifra, ma tenete presente che sono anni karmici, cioè sono anni in cui si presenta un karma da lavorare. Ora, prendete questa informazione così com'è, alla fine del video vi spiego un esercizio che io ho fatto per me e che mi è stato tanto utile per capire certe cose e per capire anche quello che verrà l'anno dopo, ok? Adesso voi, ripeto, prendetelo così com'è, io adesso vi spiego mano a mano il significato dei vari numeri, dall'1 al 9, ok? Perché i numeri partono, la numerologia, diciamo, gli anni, i cicli degli anni sono di 9 in 9, ok? Un'altra cosa che devo dirvi prima di iniziare è che il numero dell'anno parte dal compleanno, cioè per questa persona nata il 30 di giugno, l'anno numero 8 del 2024 inizierà il 30 giugno. Quindi dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025 la persona sarà in vibrazione 8. Ok? Va bene, allora andiamo a vedere anno per anno, anzi numero per numero, di che cosa si tratta, ragazzi. Allora ragazzi, partiamo dal numero 1. Il numero 1 è un inizio, è un nuovo ciclo di 9 anni che appunto che inizia, che comincia, ed è un ciclo che arriva comunque dopo una serie di chiusure. Tenete presente che la numerologia lavora a cicli di 3, quindi sono i primi 3 anni, i 3 anni centrali e i 3 anni finali fanno un ciclo di 9 anni, no? Quindi diciamo che gli ultimi 3 anni dal quale si arriva, entrando in un numero 1 si è terminato con un numero 9, sono comunque anni di pulizia, di chiusura di situazioni, di relazioni, di modelli di pensiero. Insomma, sono anni dove si tolgono cose che non fanno più parte della propria vita. Quindi l'anno numero 1 è un anno dove si inizia una nuova vita, si inizia un nuovo tipo di equilibrio, magari si inizia un'attività, si rinasce sotto molti aspetti. Possono essere appunto i progetti, il modo di pensare, le relazioni, per cercare proprio più indipendenza e autonomia. È un anno dove si possono iniziare diverse cose, dove ci si deve muovere, è un anno yang di energia maschile e quindi è un anno di forte spinta in avanti. A volte fa riferimento ai grandi cambi, sia di situazioni materiali che a livello interno. Sono anni dove proprio si può iniziare un percorso letteralmente nuovo, un nuovo stile di vita. Potrebbe arrivare un bambino, potreste decidere di comprare casa, potrebbe improvvisamente materializzarsi un progetto, ci potrebbe essere un innamoramento, ci potrebbe essere un matrimonio, o potrebbe anche esserci una separazione, adesso lì dipende, comunque parla di nuovi inizi, ok? Potrebbe esserci un trasferimento, un cambio di paese, il cambio della macchina o il fatto che magari non avete la macchina e volete comprarvi la macchina, insomma. C'è un cambio di vita totale ed è un anno che segna il prima e il dopo. Ok, diciamo che è un anno come se ci fosse un po' da seminare il terreno, è un anno per agire in prospettiva del futuro. Mm? Passiamo all'anno numero 2. Allora, l'anno numero 2 è un po' più lento come energia rispetto all'anno numero 1, perché comunque arriva da un anno dove si sono svegliate delle energie, dove si sono mosse delle cose
e quindi è un anno, diciamo così, di assestamento, di pazienza, di tranquillità. È un anno che va a toccare i temi di coppia, la famiglia, la casa, le amicizie, i colleghi di lavoro, le relazioni, diciamo. È un cambio dell'energia femminile, qui siamo in un'energia yin. È come se ci si curasse di più di se stessi, del proprio corpo, dell'alimentazione, magari anche dell'aspetto fisico, si cambia look, ci si iscrive in palestra, si smette di fumare, insomma si prende coscienza che noi stessi siamo la priorità e ci si inizia a curare e a coccolare proprio di più. Si impara a gestire, diciamo, tutto quello che arriva dall'anno 1, dall'anno precedente. È un anno di attesa, comunque, come vi dicevo, di assestamento, favorisce le associazioni, i convegni, gli accordi, le relazioni, appunto. Anche i temi legali, va bene anche per trattamenti medici, giustamente dicevamo che va bene per prendersi cura di se stessi, quindi se ci fossero degli interventi medici particolari da fare, l'anno 2 è un buonissimo anno. È un anno buono anche per sposarsi, appunto, perché parla di relazione, parla di unione, per avere figli, quindi appunto è un anno che favorisce le relazioni di coppia, qualsiasi tipo di relazioni, ok? Di amicizia, familiare, piuttosto che lavorative, insomma. Allora, se la somma vi dà 11, che è un numero maestro, allora questo non si riduce perché è un anno di prove, di acquisizione della propria maestria, di connessione con le proprie abilità. Essere più attento alle proprie intuizioni, essere più indipendente, più autonomo. Sono 2-1, voi comunque, cioè, diciamo, ha un'energia intrinseca del 2, ma comunque è come se dovesse essere valutato singolarmente, perché sono 2-1, è l'energia del numero 1 che si ripete 2 volte, ok? Quindi ci sono diverse prove da superare in questo periodo. Appunto, si tratta di connettersi con il proprio intuito, con le proprie abilità, a essere più attento alle proprie canalizzazioni, a quello che arriva, diciamo. È un anno che invita all'indipendenza, è un anno perché il 2 ha in effetti come vi posso dire, l'energia di coppia, però l'1, essendo 2-1, parla di interdipendenza di coppia, cioè il mantenere l'indipendenza all'interno di una relazione, all'interno di una coppia, ok? Comunque, diciamo che è un anno per connettere con la propria intuizione, il proprio potere interiore, ok? È un anno per diventare i maestri di se stessi. Si prendono le redini della propria vita e si risveglia la coscienza. Si iniziano proprio a creare progetti per il risveglio della coscienza propria e altrui. E si tratta anche per qualcuno di aprire il cammino agli altri per favorire il risveglio spirituale. Passiamo all'anno numero 3. Il 3 ha a che vedere con la creatività, con proprio il creare, creare da niente o la creatività in senso come, inteso come persona creativa, no? Ha anche a che vedere con la comunicazione, con la fortuna e si possono, diciamo, iniziare progetti come per esempio quello di scrivere un libro, di aprire un canale di YouTube, di fare qualcosa con la comunicazione. Potrebbe essere iniziare a scrivere degli articoli di giornale, aprire dei podcast, lavorare in radio. È come se ci fosse una spinta improvvisa, diciamo, alla creatività, a creare qualche cosa che riguardi la comunicazione. È proprio un'ispirazione che viene da dentro. È anche un anno di opportunità inaspettate, di lavori inaspettati, di vincite inaspettate. È la connessione con la vita, il numero 3. Quindi ci si può anche aspettare un maggior contatto con tutto quello che diverte e che ci fa godere della vita. È un anno di espansione, di progresso, di viaggi e di buone relazioni sociali. È un anno di espansione, ragazzi, appunto, quindi si tratta di allargare il raggio d'azione. Se però il 3 è dato da un 12, quindi la somma dei numeri che abbiamo visto prima era un 12,
e la somma finale, la riduzione a un solo numero, un 3, è un anno karmico. Questo vuol dire che il karma da lavorare in quest'anno è il karma della svalutazione, del sacrificio. È un anno un po' pesantuccio, un po' lento, con parecchie difficoltà, dove tutto è un po' faticoso, dove tutto è un po' rallentato. La lezione da imparare è darsi il proprio valore. Imparare a sentirsi meritevoli di essere amati, meritevoli di essere pagati, imparare a vivere come la propria priorità, cioè noi siamo la priorità di noi stessi. Si tratta di togliersi anche pesi, di togliersi responsabilità e carichi che non sono nostri, ossia tipo le aspettative degli altri. È un anno dedicato all'autostima, alla autovalutazione e del merito. E si iniziano a far cambi, si inizia, diciamo, ad avere questa spinta propulsiva in avanti perché si inizia ad ascoltarsi. È un anno dedicato alla comunicazione, ma siamo anche noi che comunichiamo con noi stessi. Il punto è avere la capacità di ascoltarsi, ma siccome è anche legato all'imparare a darsi un valore, si imparerà a dare più valore a quello che si sente. Ok? Va bene ragazzi, passiamo al numero 4. Allora, il numero 4 è un anno di stabilità, per mettere le basi. È un anno di lavoro ed è indicato per gestire, diciamo, il mondo materiale. Allora, in questo anno non si raccolgono grandi risultati, perché comunque è un anno di disciplina, un anno di perseveranza, di costruzione per la propria vita, sia a livello lavorativo che magari anche a livello personale, ok? Però è un modo di costruire che si fa solidamente, ok? Si prendono le cose sul serio, si lavora per materializzare quello che si vuole nella propria vita, per materializzare le mete che si vogliono raggiungere e per costruire con solidità i propri punti cardine, ok? E si fa tutto attraverso lo sforzo, l'impegno e il duro lavoro. La persona deve essere efficiente e non scaricarsi più del necessario, perché comunque essendo un anno dove c'è tanto lavoro, il rischio è di appunto scaricarsi di energie piuttosto rapidamente, ok? Diciamo che sarebbe meglio focalizzarsi su quali siano le priorità in modo da riuscire a gestire meglio il lavoro che c'è da fare, ok? È un anno anche dove c'è da risparmiare o da investire, nel senso bisogna fare qualche cosa per il futuro e magari in un anno numero 4 ci sono temi importanti legati ad una casa, ok? Può essere la costruzione di una nuova casa, la ristrutturazione di una casa, può esserci il cambio di una casa, può anche essere un qualche cosa che riguarda il lavoro, la costruzione di un nuovo lavoro. Comunque è un anno dove mettere del lavoro per creare delle basi solide. Allora ragazzi, se il 4 fosse un numero karmico, quindi arriva da un 13, 1 più 3, ecco qui le cose sono un po' più delicate, nel senso che è un anno di perdita. In questo caso la vibrazione va a toccare, e questi temi, ragazzi, toccano tutti nell'arco della vita, cioè sono proprio disegni del piano dell'anima, ok? Del piano evolutivo dell'anima, quindi tutti passano attraverso queste esperienze, però comunque è un anno che va a toccare la morte, la malattia, la perdita proprio come metodo evolutivo di trasformazione. La persona, diciamo, che potrebbe affrontare qualche tipo di perdita sentimentale in questo periodo, qualche tipo di perdita fisica, anche economica, e comunque questa perdita arriva perché c'è qualche cosa da dover integrare. Quindi è un lavoro che l'anima comunque deve fare. Diciamo che ragazzi è un passaggio piuttosto doloroso e serve proprio per prendere coscienza attraverso
la sofferenza. Purtroppo noi impariamo soffrendo e quindi diciamo che per far evolvere l'anima c'è bisogno anche di questi anni 4 karmici, di questi anni 4 karmici. Allora, passiamo all'anno 5. L'anno 5 è un anno di cambi, di movimenti, di trasformazione. Può parlare di viaggi, di traslochi, cambi di lavoro, cambi di casa, cambi interiore, cambi di look, cambi sul modo di vedere la vita o anche nel modo di reinventare se stessi, quindi di vedere se stessi. E a volte tocca anche proprio un cambio nel sistema di credenze, ok? È un anno di trasformazione che la vita ci mette davanti per spingerci verso il livello successivo della nostra vita. Possono quindi esserci anche eventi inaspettati, cioè che uno proprio non vede arrivare, però che in qualche modo la persona ha bisogno di vivere proprio per andare avanti, per non restare in quella sorta di stagnazione, ok? È anche un anno di progressi, è un anno dove si va avanti, dove non si sta fermi. Il 5 è un numero di movimento continuo. Parla di avventure, di esperienze nuove, di passione, di sessualità, di espansione e anche di, diciamo, un po' impulsività, perché il numero 5 è associato un po' al fare le cose in modo pazzo. Mm? Nel numero 5 si lascia andare il controllo e si impara a fluire. Si arriva da un 4, quindi il 5 viene a toglierci dalla zona di comfort, appunto ci obbliga a un cambio, a una trasformazione. È il numero del corpo, se ci pensate, se vi ricordate l'omino con le braccia e le gambe aperte, ha come 5 punte, quindi è un numero molto molto associata al corpo fisico, ok? Quindi è un anno dove la persona è proprio richiamato a dare attenzione al corpo fisico. È importante quindi per la persona muoversi, magari fare delle passeggiate, iscriversi in palestra, proprio per drenare anche tutta questa energia in movimento, ok? Anche perché ehm, quando troppa energia non viene esposta, non viene ehm, buttata fuori, quando è tenuta dentro si può trasformare in energia negativa, alle volte potrebbe anche proprio diventare rabbia, ragazzi. Allora, passiamo all'anno numero 6. L'anno numero 6 è un anno di casa, di famiglia, parla di relazioni e di responsabilità. Allora, dipendendo da come io ho fatto il mio lavoro prima, nell'anno numero 6 si può creare una casa, appunto, una famiglia, si può mettere, si può pensare di espandere la famiglia con un bambino, ci si può sposare, incontrare l'anima gemella e anche si può pensare di realizzarsi attraverso l'amore. Vi ricordo che è un numero di armonia, di equilibrio, è un numero che parla proprio di amore e di apertura del quarto chakra, ok? Quindi è proprio un numero di creare qualche cosa in equilibrio. Se però il numero 6 arriva da un 15, quindi 5 più 1, cosa vuol dire? Che è un anno karmico. Quindi se io non ho fatto bene il mio lavoro prima, se io non ho fatto tutto il mio percorso evolutivo e i cambi che mi richiedeva il 5, magari ho guardato dall'altra parte, non ho imparato la lezione, ho fatto finta di non vedere perché era faticoso cambiare, insomma, le relazioni in questo caso cascano, si rompono. Ci sono rotture sentimentali, anche magari che durano da anni, perché è come se non fossero più sostenute in coerenza, ok? È come se la vita porta a ritrovare il proprio equilibrio interiore grazie a queste esperienze contrastanti che stridono, diciamo così, ok? Può anche essere un anno pieno di carichi e di responsabilità a livello proprio relazionale, a livello di casa, a livello di famiglia, nel senso che toccherà comunque, volenti o nolenti, occuparsi di più di se stessi e delle persone che vi stanno intorno, quindi dei vostri familiari, magari dei figli, magari dei genitori, insomma, magari a qualcuno toccherà sacrificare il proprio tempo per curare o aiutare qualcuno vicino.
e diciamo che potrebbe essere un po' pesante la cosa. Eventualmente preparatevi il barattolo di Nutella vicino per darvi la carica energetica che vi serve. Ok, per chi non fosse appassionato di zuccheri, va bene anche il miele, eh? È sempre dolce, dà quella sferzata di energia, ma non c'è zucchero. Ok, diciamo che questo numero 6 serve per imparare a mettere i limiti, per imparare a dire di no. È un numero di anche armonia con se stessi, ok? Si tratta di darmi il mio posto nella relazione o anche nella società, se si vuole vedere più in larga scala, e di ascoltarmi. Diciamo che è un karma che può lasciare un po' intrappolati se non si integra bene la propria crescita interiore. Mm? Va bene, passiamo all'anno numero 7. Allora, l'anno numero 7 è un anno emozionale, ok? Ci stiamo addentrando verso la fine del ciclo, sono negli ultimi 3 anni. È un anno che parla di introspezione, di riflessione, anche di solitudine alle volte. È come se si andassero a muovere delle cose a livello interno e spirituale e la tendenza è quella di crescere ed avanzare proprio a livello spirituale, ok? È come se si volesse prendere coscienza delle cose in modo diverso. È anche un anno dove si lasciano in stand-by certe cose, come se si accantonassero un attimo, proprio perché l'attenzione è rivolta dentro, ok? Non si sta lavorando tanto sullo spazio fuori, ma si sta lavorando più dentro. Si ha voglia di imparare, di crescere, di sapere, di leggere, di fare nuove esperienze, di avventurarsi, insomma, si è curiosi, molte volte si è proprio richiamati a fare terapia perché fondamentalmente si cercano risposte. Appunto, si fanno come delle domande filosofiche interne e ci si muove all'esterno per trovare le risposte a queste domande, queste riflessioni che si fanno, ok? Diciamo che è un anno dove la mente è molto attiva e comunque le idee vengono un po' riposizionate, vengono ricollocate. Dunque, se fosse questo 7 la derivazione di un 16, quindi 6 più 1 7, è un numero karmico, un anno karmico e qui il karma va a lavorare su quello che è la mente, ok? Quindi è un anno dove la persona appunto è tanto nella mente, ma talmente tanto certe volte da dimenticarsi il mondo della materia, ok? E quindi è facile che in questa persona, durante questo periodo, ci sia qualche tipo di ipersensibilità, sia a livello mentale ma anche a livello emotivo. Come io metabolizzo le emozioni, come io trovo una spiegazione logica alle emozioni, collega, diciamo, la parte mentale dalla parte emotiva. No? Sapete quelle persone che vedono cose che poi in realtà non ci sono? Quella è la mente che un po' frega in questo anno karmico 7. Quindi il senso, diciamo, di quest'anno karmico è appunto di cercare le risposte, di lavorare il proprio interno, di andare alla ricerca del vostro sé più autentico, ok? È proprio una fase di sconnessione totale con il mondo esterno, cioè nel senso che la persona può vivere anche proprio una fase di eremitaggio, un anno sabbatico, un 6 mesi, quello che è, però un periodo in ritiro, diciamo. Bene, passiamo all'anno numero 8. Allora, vi ho già accennato qualche cosa prima, l'anno numero 8 è un anno di denaro, è un anno di potere, è un anno di materia, di successo, di cose tangibili, dove se ho lavorato bene raccolgo benefici, raccolgo anche denaro, raccolgo riconoscimenti e posso iniziare progetti, posso magari anche avere delle promozioni sul lavoro o cambi di tipo professionale, quindi magari non è una promozione nel lavoro abituale, ma è un cambio magari anche proprio di settore lavorativo. Ci sono vincite inaspettate, liquidazioni, eredità, buoni risultati, insomma, come degli eventi imprevisti che allietano il portafoglio, sia a livello economico,
ma anche a livello di reputazione, a livello di anche ego, se vogliamo, no? A livello di orgoglio personale. È un anno di prosperità, di abbondanza, però se non si ha lavorato bene, ci possono essere delle questioni legali, vi ricordo che è un anno karmico di per sé, ci possono essere delle questioni legali che magari, insomma, ritornano a galla, potrebbe arrivare il momento di occuparsi, insomma, di queste questioni legali, però comunque a parte questo è un anno molto produttivo, con molta energia, soprattutto per, diciamo, iniziare progetti nuovi o terminare i progetti che avete messo in piedi magari in un anno 7 o più facile in un anno 6. È un anno di fama comunque, ok? Quindi a livello personale ci si potrebbe anche innamorare, sposare, comprare casa o comunque aumentare il proprio potere personale. Diciamo che è un anno appunto di forte energia ciclica, ok? Vi ricordate l'otto visto orizzontalmente è il simbolo dell'infinito, come un ricircolo di energia. Bene, arriviamo all'anno numero 9. Allora, qui ragazzi, con l'anno numero 9 si chiude un ciclo. È un ciclo di 9 anni per aprire un nuovo ciclo di 9 anni. Quindi è un anno di chiusure di tutto quello che non serve più al proprio percorso evolutivo. Quello che non ha più ragione di esistere nella vostra vita se ne deve andare, ok? Quindi vi dirò che si potrebbe perdere un'amicizia magari anche storica, un'amicizia che dura da anni, però ad un certo punto ci si rende conto che semplicemente la strada evolutiva di ognuno dei due è diversa. Si potrebbe lasciar perdere filosofie, hobby, credenze, insomma tutto quello che è stato magari anche ben radicato nella vita, può essere che in un anno 9 venga chiuso. Diciamo che è come se la vita ci obbligasse a lasciare indietro quello che non serve più. Una cosa curiosa è che nell'anno numero 9 si tende proprio a fare decluttering, ovvero pulizia. Cioè magari vi ritrovate in casa a buttare vestiti, mobili, non lo so, attrezzatura che voi non usate più, si tende a buttare appunto per far spazio o per dare la possibilità al nuovo di entrare. E questo decluttering poi viene normalmente fatto, o può essere fatto, sia a livello fisico, ma anche a livello emotivo, ok? Lavorando proprio diciamo, lasciando indietro le emozioni negative e i sentimenti negativi che non vi servono per evolvere, e a livello mentale anche lasciando indietro le forme pensiero o le credenze limitanti che non vi servono più. È un anno, insomma, dove si tirano le somme e ci si chiede dove si sta andando, cosa si vuole per il futuro, cosa si vuole per la propria esistenza, ok? È come se dovessi buttare tutto quello che non mi serve, però creo spazio, ma devo anche capire che cosa voglio che entri nella mia vita. Allora, non c'è da aver paura se qualche cosa termina, ok? Perché tutto è, fa parte di un ciclo, fa parte di un cerchio. Ogni cosa quando inizia c'è il periodo di inizio, il periodo di apice, il periodo di declino, il periodo di morte e di rigenerazione, ok? La vita è un ciclo, come l'otto che dicevamo prima dell'infinito. Però diciamo che quando qualche cosa termina è perché in un qualche modo, ragazzi, è scritto nella carta d'identità dell'anima, sapete? Nel progetto di vita dell'anima. E se questa cosa è andata così è perché doveva andare così probabilmente ed è il momento giusto per voi di evolvere, di staccarvi dal passato per andare verso un futuro migliore. Diciamo che è un po' un anno dove si alzano le vibrazioni e è anche un anno dove non è raccomandabile comprare casa o scrivere un libro, per esempio, o aprire un canale YouTube o investire,
meglio aspettare l'anno 1 perché si è in fase di chiusura, quindi tutte le cose nuove è meglio insomma portare un attimino pazienza e aprirle l'anno dopo. L'anno 1 è proprio un anno di inizi, come abbiamo detto all'inizio. Poi, ragazzi, non è determinante, cioè nel senso che se è proprio, diciamo così, nell'anno 9 iniziate una relazione con una persona che ha fatto lo stesso lavoro che avete fatto voi, le cose magari possono andare bene. Se invece si inizia una relazione nell'anno 9, ma si inizia questa relazione magari presi dall'impulso, delle emozioni, perché magari non si è fatto un lavoro interno di pace e serenità interiore, è facile che in un anno 9 quella relazione possa terminare. Allora, questo era per darvi una carrellata generale di come sarà l'anno, ok? Però adesso andiamo a vedere un esercizio che io ho fatto per me e che secondo me vi può aiutare a capire meglio come applicare le informazioni che vi ho dato. Allora, mantenendo sempre, diciamo come esempio quello del 30 di giugno, la persona che è nata il 30 di giugno, io qui ho fatto uno schema. Allora, qui spero che si capisca, ragazzi, la persona, io ho messo come data di nascita il 15/6/1980, abbiamo detto che il numero personale è il 3. Quindi la persona nell'81, cioè dal 15/06/81 al 15/06 dell'82 ha l'energia numero 4. Potevo anche farlo a penna, così si sarebbe visto meglio, ma spero insomma che si veda. Ok. Quindi qui vediamo una serie di numeri, vedete che partono sempre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e via dicendo. E vi consiglio di fare così dal vostro anno di nascita fino al 2025. Qui non so se si vede, c'è scritto 2025. In modo da, vi raccomando di fare la somma anno per anno, perché, come io ho fatto vedere qui, vengono fuori anche degli 11, dei 12, dei 15, dei 16. Ok, quindi vi consiglio di fare la somma uno per uno proprio per scrivere, per avere il riferimento di quali saranno gli anni o sono stati gli anni karmici della vostra vita. Quindi io li ho cerchiati, ho cerchiato gli anni, questo è un 3 che arriva da un 12, questo è un 6 che arriva da un 15, questo è un 7 che arriva da un 16. Gli anni cerchiati sono gli anni karmici, ragazzi. Quindi quello che ho fatto io cos'è stato? Scrivere di fianco gli avvenimenti più importanti nell'anno di riferimento e vedere in base al numero come ha influito nella mia vita. Tipo, in un anno numero 1, che cosa ho iniziato? Mi sono capitati veramente dei nuovi inizi nell'anno 1? Gli anni karmici, tipo il 7 che è l'anno del 2020, che cosa mi è successo nel 2020 che io ho dovuto, quale lezione di vita ho dovuto imparare? L'ho integrata o non l'ho integrata? Cioè, ma per capire se poi potete andare avanti fino a 40 anni e lì vedrete anche il numero, cioè diciamo quanti anni karmici ancora dovrete vivere. Questo non vi serve per preoccuparvi e farvi prendere dal panico, ma per prepararvi psicologicamente ad affrontarli al meglio. Questo tipo di previsioni, anche quelle di tarocchi, tutte, servono per darvi la possibilità di prepararvi negli anni critici. Ok? Quindi sfruttate questo tipo di informazioni appunto per trarne un giovamento. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che il video, insomma, vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento, con un like. Se avete piacere potete iscrivervi al canale, condividere il video se pensate che qualcuno possa essere utile, oppure anche abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!